Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su DKS Synth-Lab. Oggi nuova recensione e parliamo di Novation Summit. Innanzitutto voglio ringraziare Midiware per avermi prestato per un po' di tempo Novation Summit e aver potuto così metterci le mani nella comodità comunque del mio studio in modo tale da poter approfondire le potenzialità dello strumento. Ricordo che trovate già online da un paio di mesetti, comunque un po' di tempo, la demo di un po' di suoni che sono tutti, ricordo che sono tutti preset di fabbrica, quindi li trovate, se acquistate lo strumento li trovate già al suo interno, di questo appunto polifonico digitale di casa Novation. Ricordo che il Summit è la versione evoluta di quello che è il PIC, che è il modulo 8 voci, mentre Summit è la versione raddoppiata di PIC, quindi sono due PIC al suo interno, e il vantaggio di avere appunto lo strumento 61 tasti, un pannello più generoso, ci permette di far sì che determinati parametri che all'interno di PIC erano nel menu siano appunto disponibili già a pannello sul nostro strumento. Abbiamo uno strumento assolutamente ben costruito, è in alluminio, è ben fatto. Mi è piaciuto molto anche il fatto che Novation nella parte inferiore dello strumento, dall'inizio dello strumento fino a, cioè comunque per tutta la sua estensione, abbia una parte antiscivolo. Sembra una stupidata, ma c'è una parte antiscivolo nella parte inferiore dello strumento, quindi questo ci permette di posizionare lo strumento su uno stand, magari uno stand a X o comunque uno stand tubolare, senza che questo possa in qualche modo scivolare, quindi diciamo che previene i movimenti, gli spostamenti accidentali, quindi anche dovessimo prenderlo dentro o comunque posizionarlo male, lo strumento sarà sicuramente più stabile che non avendo solo i 4 piedini classici comunque che sono presenti in tutti i vari strumenti. Quindi questa è una caratteristica costruttiva che io ho trovato molto interessante. Altra cosa molto positiva è l'action. L'action è veramente bella, è ben costruita, la trovo anche abbastanza silenziosa, quindi applauso a Novation. Le wheel mi sono piaciute molto, mi sono piaciuti molto comunque i controlli a pannello che sono ben realizzati, anche i tasti, comunque tutto.
strumento è digitale, al 100% digitale, però suona veramente corposo, quindi si avvicina molto al suono dell'analogico se noi andiamo in quella direzione, ma ci permette anche di rimanere in campo digitale, quindi come avrete appunto sentito nella demo e come sentirete durante questo video, lo strumento ci permette di passare da sonorità puramente analogiche a sonorità molto digitali, come ad esempio l'FM. Potremo passare da sonorità classiche a sonorità appunto digitali. Questa cosa non è possibile se noi ad esempio utilizziamo uno strumento polifonico analogico, perché il polifonico analogico suona da polifonico analogico punto e stop, quindi non possiamo fare altro, cioè viene acquistato assolutamente per determinate tipologie di sonorità. Invece di qui abbiamo innanzitutto la stabilità dello strumento, anche se volessimo portarcelo dal vivo, perché comunque è uno strumento che suona molto stile analogico, possiamo farlo suonare vicino all'analogico, ma avere la stabilità e la spensieratezza, diciamo, di portare dal vivo uno strumento digitale, quindi sicuramente meno soggetto a problemi di sbalzi di corrente o comunque altre problematiche che potrebbero, cioè intonazione, quello che è legato al mondo degli analogici, perché comunque un analogico richiede un tot di tempo per scaldarsi, comunque gli oscillatori devono essere intonati, può essere che risenta appunto della temperatura, dell'umidità, di qualsiasi varie cose, tante variabili che potrebbero appunto influenzare la nostra performance, cosa che non succede appunto con un digitale, a meno che non ci sono problemi. Lo strumento viene acceso e suona sempre allo stesso modo, quindi è acceso, è pronto, quindi siamo sicuramente pronti in meno tempo e abbiamo una serenità maggiore, almeno personalmente una serenità maggiore se lo portiamo dal vivo. Trovo che Summit appunto sia uno strumento che può essere utilizzato sia in studio che dal vivo, è una macchina che data la sua versatilità, comunque ha 16 voci di polifonia, può essere utilizzato in modalità singola, può essere utilizzato in modalità dual, quindi creare split o layer, può essere utilizzato chiaramente anche in modo monofonico, ci permette di esplorare tante sonorità e ci permette di avere una versatilità tale da far sì che lo strumento sia utile sia nel mondo della composizione ma anche nel mondo appunto live abbinato ad altri strumenti o anche da solo. È uno strumento che ha una sua peculiarità, un suo suono. Sicuramente chi ha apprezzato Peak apprezzerà anche Summit, perché bene o male, cioè, suonano allo stesso modo. Come dicevo in precedenza, appunto lo strumento ha un po' di parametri in più, un po' di possibilità in più, più polifonia, e abbiamo poi il vantaggio chiaramente di avere uno strumento tastiera, non un modulo, quindi abbiamo già il plus di avere uno strumento completo. E abbiamo 3 oscillatori, abbiamo comunque di tutto di più, la sezione mixer, filtro e 2 inviluppi, 4 LFO, la sezione effetti. Ecco, sugli effetti vorrei fare una breve parentesi, perché gli effetti a bordo sono molto belli e sono molto belli anche i riverberi. Sui riverberi c'è sempre da fare una parentesi, perché tante macchine
sono bellissime, suonano benissimo, hanno gli effetti integrati, magari sono forti sui delay, sono forti sui chorus, sono forti su altre cose, ma sui riverberi tanti cadono. Allora, Summit Novation su questo punto di vista fortunatamente non è caduta, anzi ha fatto un gran lavoro e i riverberi sono molto belli, quindi ci sono dei riverberi profondi, lunghi, quindi ci permettono anche di lavorare senza troppi patemi d'animo o comunque con altri riverberi esterni per quanto riguarda magari paddoni o comunque suoni, effetti, robe d'ambiente o comunque colonne sonore, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è uno strumento completo anche da quel punto di vista lì. Poi siamo d'accordo tutti che se prendiamo qualsiasi strumento lo sbattiamo dentro ai classici Big Sky, Eventide H9, eccetera, eccetera, Valhalla, Reverb, suona bene tutto, ma lì il grosso del lavoro lo fa il reverber esterno, quindi è comunque un costo ulteriore, che sia software o che sia hardware. Invece in questo caso abbiamo uno strumento completo, quindi possiamo partire dall'oscillatore e arrivare al suono finito e lavorare solo con questo strumento, che è una gran cosa, è veramente una gran cosa, perché non sempre, sembra una stupidata, ma non sempre questa cosa è possibile. Invece qui sì, assolutamente complimenti a Novation. La cosa che forse chiaramente, nel senso magari a tanti non piacerà, è che determinati parametri sono comunque all'interno del menu, quindi dobbiamo andare a esplorarli all'interno di un display che non è grandissimo, è un display a 4 righe e quindi bisogna scorrere un po' tra le varie pagine, spostarci con 3 tastini per selezionare le varie opzioni che abbiamo all'interno del menu, quindi quella forse è la parte un pochino più macchinosa dello strumento, però una volta che ce l'abbiamo sotto le dita suona veramente bene. Questo strumento secondo me se la gioca tranquillamente con tanti analogici, magari anche più recenti che sono disponibili sul mercato, ma che comunque non offrono la stessa versatilità. Allora ad esempio io nel mio setup ho anche un Sequential OB6 che adoro assolutamente, fa determinate cose, le fa molto bene, ha 6 voci di polifonia, con 6 voci ci tiri fuori comunque il mondo, ma è uno strumento più limitato. Questo permette di esplorare molte più sonorità, quindi se volessimo ragionare, almeno io se ragionassi dal punto di vista studio, io me le terrei entrambi in studio. Se volessi andare un domani con uno strumento di questa tipologia dal vivo, io mi porterei questo, quello no. Primo perché quello è più delicato e me lo terrei bello al caldo nello studio. Questo è uno strumento che io probabilmente mi porterei in giro e maltratterei magari anche un pochino di più. Detto questo, io vi invito, se non l'avete già fatto nel corso di questi anni, ma tanti magari l'avranno già provato, ma altri non l'hanno ancora fatto, non hanno avuto modo, sicuramente potete già partire da il provare il PIC, che è magari più facile da reperire nei negozi perché è più compatto. Se trovate Summit, assolutamente fateci un giro perché suona veramente da paura. Quindi suona benissimo e a tanti sicuramente piacerà. Io vi ringrazio Midiware per la disponibilità, vi rimando alla prossima recensione sempre su DKS Synth Lab. Ciao, alla prossima!